Aggiornamento con le ultime notizie sull'Inter, ma soprattutto durante questa sosta per le nazionali, l'ultima sosta per le nazionali in questa stagione 24-25, prima della volatona finale verso tutti i nostri obiettivi. Approfittiamo, ecco, di questo momento per fare un bel punto sulla stagione dell'Inter, sugli argomenti più caldi del momento, fare un po' di bilanci e soprattutto per confrontarci sui temi caldi del momento in casa Inter con me e con il nostro Simone. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao allora e ben ritrovati a tutti. Simo, questo è un contenuto che riportiamo nei momenti di pausa e che è stato sempre molto apprezzato perché ci prendiamo qualche minuto per discutere io e te di quelli che sono gli argomenti più importanti del momento. In particolar modo questa volta abbiamo preso degli spunti che arrivano dal club di Passione Inter, dalla nostra community. Ne stavamo discutendo, ecco, lunedì sera nella consueta chiamata che facciamo ogni lunedì con i nostri abbonati e le nostre abbonate e sono emersi tanti temi che stanno facendo discutere i tifosi in queste ore. Allora io ne approfitto per ricordarvi il club di Passione Inter con il link che trovate in descrizione per partecipare al dietro le quinte e a tutti i contenuti che vi portiamo. E vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi ovviamente anche i prossimi contenuti che porteremo qua sul canale. Simo, arriviamo da una partita importante, la vittoria contro l'Atalanta che ha chiuso un lungo ciclo che ci ha visto giocare ogni 3 giorni praticamente da diversi mesi ormai a questa parte, una vittoria che ha consolidato l'Inter in vetta, che alla 20ª giornata era a -3 dalla vetta, alla 29ª giornata è prima solitaria a +3, nonostante un calendario molto più fitto e denso rispetto alle rivali. E quindi il consueto bilancio che facciamo vede l'Inter in vetta alla classifica, in semifinale di Coppa Italia, ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, di cui magari dopo parleremo, dopo aver perso la Supercoppa italiana e con la prospettiva di andare al Mondiale per club, con l'intenzione comunque di fare una figura importante anche in questa manifestazione. La domanda che ci siamo fatti e che quindi rivolgo a te, poi dopo ne parliamo approfonditamente, è: all'inizio della stagione avremmo firmato noi tifosi per essere qui a questo punto, quindi a metà marzo, quasi fine marzo? Beh, lo dicevo anche nei momenti di calo, assolutamente sì. Purtroppo nel calcio, ma non solo, c'è questa tendenza ad abituarsi molto velocemente e quindi a voler sempre alzare l'asticella sempre di più. Ma tornando indietro, come hai fatto bene tu nella domanda, si può capire quelle che erano le prospettive iniziali. Arrivavamo da un mercato estivo che tutti definivano insufficiente perché la rosa andava svecchiata, c'erano dei reparti incompleti e alcune cose le abbiamo anche viste. Abbiamo giocato senza un centrale di riserva per 4 mesi praticamente, giusto per dirne una. Quindi alcune cose erano anche corrette e proprio per questi motivi io penso che meglio di così ad una squadra che ad inizio aprile praticamente arriva a questi risultati era difficile chiedere di più e quindi ci siamo preparati il terreno per questi ultimi 2 mesi di stagione dove, un concetto che ho ripetuto anche recentemente, siamo legittimati a provare a sognare e poi quello che si riesce a portare a casa, sperando che almeno qualcosa arrivi, lo scopriremo. Ecco, poi sulle prospettive adesso faremo proprio un passaggio approfondito. Hai citato il mercato, a proposito di mercato, poche ore fa abbiamo pubblicato sul nostro canale un approfondimento con il nostro collega Giorgio Musso che ci ha dato un bel po' di notizie, direi anche piuttosto entusiasmanti, quindi se non l'avete ancora recuperato, mi raccomando, recuperate quel contenuto. Sono d'accordo con te su questo discorso. Io aggiungo, ci sono dei punti di questa stagione che hanno fatto storcere il naso, cioè il come è arrivata la sconfitta in finale di Supercoppa, chiaramente lascia un po' il rammarico per come sono arrivati anche alcuni risultati come quello con la Juventus, le due sfide anzi con la Juventus per esempio sono delle macchie comunque all'interno di questa stagione che capisco come accendono i tifosi. Allo stesso tempo io sto analizzando questa come la stagione veramente più strana e complicata di sempre, perché siamo arrivati praticamente quasi senza preparazione per gran parte della rosa, con una quantità di partite a cui non eravamo abituati, soprattutto a questa intensità, ma ripeto, poi qualcuno dice il Milan del 2003 fece 61 partite, qualcosa del genere, ok, ma il livello di pressione che c'è su questa stagione e a livello mediatico non è minimamente paragonabile a quello che avveniva ormai più di 20 anni fa. E quindi lo stress e anche comunque anche il ritmo a cui si gioca è veramente non paragonabile. E questo secondo me si sta riflettendo su un campionato dove, fateci caso,
tutte le squadre hanno avuto dei cicli, cioè il Napoli che ha fatto 7 vittorie di fila e poi ha fatto 8 punti in 7 partite, la Roma che adesso all'improvviso è tornata addirittura in lotta Champions, stava per retrocedere, il Milan lo stesso ha avuto un ciclo e poi è crollato, di nuovo la Juventus aveva fatto 5 vittorie di fila, tutte le squadre hanno avuto dei cicli, l'Atalanta stessa 7 vittorie e poi ha perso anche con noi, ha pareggiato col Cagliari e col Venezia. L'Inter è rimasta mediamente con dei passi falsi la squadra più costante e questo sta facendo la differenza in campionato, mentre in Champions League si rideva, si scherzava sul fatto che fosse davvero importante arrivare tra le prime 8 e direi che essere arrivati tra le prime 8 ha pagato perché ti sei potuto permettere di gestire un doppio impegno che è stato fatale per Juve, Milan e Atalanta, invece hai potuto lavorare, per cui ci sono dei punti che sicuramente magari restano come un rammarico fin qua nella stagione, ma diciamo penso, e leggerò i vostri commenti qui sotto, che più della metà, ma molto di più della metà avrebbe firmato per essere qui a questo punto della stagione. A questo punto, Simo, tu accennavi al discorso di essere legittimati a sognare. Qualcuno mi diceva in questi giorni, ok, abbiamo fatto tutto, siamo arrivati in Champions dove è più o meno nel nostro valore, nel nostro obiettivo, ecco, tra le prime 8 d'Europa, adesso però testa al campionato, perché se no si perde tutto e si perde anche quello. Secondo te è giusto dire che bisogna scegliere un obiettivo? No, ma per un semplice motivo, lo stanno dicendo e mi verrebbe da dire quasi chiedendo, tra virgolette, i giocatori e l'allenatore di arrivare in fondo a tutto. Cioè, se lo dicono loro, chi siamo noi per dire no, dobbiamo scegliere, tarpiamo le ali in partenza in questi ultimi 2 mesi? No, e poi no, anche perché, lo dico sempre, dire concentriamoci sulla competizione X non ti porta automaticamente a vincerla, soprattutto quest'anno, dove appunto il campionato, adesso per fortuna siamo davanti, ma non è che siamo davanti di 10 punti, siamo davanti di 3 punti, quindi puoi sempre sbagliare. E allora io dico, se c'è il rischio di concentrarsi su una competizione e poi non vincerla comunque, ci sarebbe un rammarico 10 volte superiore, perché arriverei alla fine dicendo, cavolo, pensa te, se invece nelle altre coppe avessi deciso di metterci l'impegno, magari sarebbe finita diversamente. Quindi no, assolutamente no su questo. Verissimo, anche perché è proprio questa ambizione che è stata portata soprattutto nel ciclo Inzaghi, secondo me, che ha permesso di Esatto. raggiungere dei risultati che hanno creato un circolo virtuoso che permette all'Inter di crescere e di guardare poi in prospettiva in maniera importante. Banalmente, noi ci siamo ritrovati, tra virgolette, ritrovati, perché lo abbiamo meritato sul campo, al Mondiale per club, grazie ai risultati che hai fatto nelle scorse Champions League. E oggi siamo ancora la squadra meglio posizionata tra gli italiani in assoluto, ma tra le migliori in assoluto, anche per il prossimo mondiale per club. Questo significa intanto garantirti il ranking storico che ti aumenta i ricavi nelle prossime stagioni e poi partecipare ad una competizione come quella che non è ancora perfetta, ha i suoi problemi, però è ulteriore visibilità e testimonia comunque una crescita importante. Per cui questo, Simo, si collega inevitabilmente al discorso degli 0 titoli. Io ho molto apprezzato che pochi giorni fa Simone Inzaghi ha toccato un tema che noi portiamo avanti da mesi sostanzialmente qua. Lo stesso Simone Inzaghi ha detto è lo sport comunque questo, e anche se la paura degli 0 titoli è una paura che io personalmente non condivido, e giudicare l'operato, le stagioni solo sul trofeo sì o no è una visione, soprattutto in questo contesto qua, per me è troppo semplicistica. Ovvio che se l'Inter non vince rosico, ovvio che se l'Inter non vince il trofeo va da un'altra parte e noi abbiamo fatto una buona stagione, non vado in giro a fare i caroselli. Chiaro, esco di casa con il bandierone solo per celebrare un trofeo, e questo è assolutamente vero. Però lo sport prevede che tu debba competere al massimo delle tue possibilità, provarci, perché può succedere l'incredibile, assolutamente, e se c'è qualcun altro che è stato per qualche motivo più bravo di te su quella competizione, gli fai un applauso, ma la crescita del progetto Inter, la possibilità di attrarre nuovi giocatori forti, te la porti a casa con questa ambizione e non col discorso del esco dalla Champions, esco da tutte le coppe e così in campionato magari riesco a vincerlo. No, esatto. Io pensando anche ai giocatori più forti sul panorama europeo e mondiale, immagino che quando scelgono di andare nel Real Madrid, nel Liverpool, nel City e così via, ci vadano anche perché sanno che lì possono provare a vincere tutto, non è che il Real Madrid a un certo punto dice no dai, mi concentro solo sulla Champions e il campionato lo mollo, o viceversa. Quindi su questo assolutamente, e sul discorso degli 0 titoli lo ha detto Inzaghi, come hai detto, lo ripete spesso anche Marotta,
E proprio in una delle ultime dirette io ho fatto un discorso anche su questo, dicendo che l'impressione che ho io, magari mi sbaglio, ma poi ce lo diranno anche nei commenti, è che tanti tifosi abbiano più paura del non vincere nulla che, diciamo, la voglia di sognare di alzare dei trofei. E questa è una cosa secondo me sbagliata dal punto di vista intanto sportivo, perché appunto lo sport prevede che si competa per vincere, non per non perdere. Cioè, è un discorso un po' così. E poi se abbiamo paura che le altre tifoserie ci prendano in giro, fa parte dello sport, cioè non c'è nulla di... Allora, noi abbiamo passato e passeremo 8 mesi, 9 mesi a prendere in giro loro che hanno fatto ridere su tutti i fronti, e se alla fine noi chiuderemo a 0 titoli, come hai detto tu, certo che mi dispiace, sono un tifoso, ci mancherebbe, però lo accetto serenamente, proprio perché tra l'altro so che con questi giocatori, con questo allenatore, con questa dirigenza, l'anno prossimo ci posso riprovare, mentre altri non lo so, con tutti i vari problemi che hanno. Questo secondo me dovrebbe Sì. essere sempre più chiaro. Io sul discorso che facevi prima, sulla paura di 0 titoli, la capisco, la condivido. In una newsletter di forse la penultima, non mi ricordo di preciso qual era, però l'avevo etichettata in una maniera un po' diversa e sarei curioso di sapere dai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici se sono d'accordo. Io l'ho chiamata un po' la sindrome del cerotto, cioè la, siamo arrivati ad un punto in cui la stagione è stata talmente lunga, abbiamo già giocato 42 o 43 partite, mi sembra, qualcosa del genere, Più o meno. e vediamo che comunque per arrivare agli obiettivi ne mancano ancora 15-16, cioè abbiamo giocato già tantissimo e per arrivare alla conclusione della stagione, per sollevare i trofei, ne mancano ancora veramente tante. E allora tutto questo martellamento, partite dopo partite, polemiche, discussioni, infortuni, gare decisive una dopo l'altra, per me hanno creato in questo momento una situazione in cui i tifosi dicono non vediamo l'ora che arrivi la fine della stagione per poter capire di che morte dovremmo morire, cioè per che cosa succede alla fine, che cosa c'è dopo le colonne d'Ercole, ecco, di questa stagione. Quindi ehm, la sindrome del cerotto, cioè te lo strappi così via, mi tolgo il dolore, non ci penso e voglio vedere che c'è sotto sostanzialmente. Io ho avuto un po' questa sensazione qua. Ma mi aveva fatto molto sorridere quando avevo letto questa newsletter, perché in effetti è una bella metafora e ci può stare. Ci aggiungo, collegandola anche al discorso che ho fatto un attimo fa, che tutto questo bombardamento costante di partite, ma poi, come dicevi, di commenti, di polemiche e tutto, secondo me ha acuito ancora di più anche un altro aspetto, che è quello della difficoltà che hanno sempre di più tanti tifosi nel, almeno per quello che vedo io, nell'accettare la competizione sana, tra virgolette. Cioè, siamo, soprattutto noi interisti in questo periodo, siamo talmente bombardati, Marotta League, i rigori che non ci sono, e questo che non c'è, che abbiamo perso completamente la tranquillità del dire il Napoli si arriva davanti, bravi loro. E invece noi siamo, in questo caso siamo noi per certi versi un po' le vittime, siamo bombardati costantemente da commenti di altre tifoserie che non sarebbero pronte a dire questo, perché già adesso ti dicono vinci perché hai gli arbitri. Ed è una cosa che peraltro abbiamo fatto anche noi in passato, perché poi sono Sì. cose cicliche, senza tornare a Calciopoli, che è un altro discorso. E quindi anche qui mi dispiace, perché poi lo sport prevederebbe, come dice anche Marotta e Inzaghi spesso, che se uno ti arriva davanti, a meno che non ci sia Calciopoli dietro, ma è una parentesi da non aprire adesso, e si dice bravi loro. E invece abbiamo questa paura, questo terrore, questa voglia sempre di dire no ma c'è l'arbitro, no ma c'è questo, il calendario, e questo un po' avvelena tutto, secondo me. Sì, sì, un po' è anche un discorso che qui dopo si rischierebbe di deragliare molto e torneremo subito sul campo. È un discorso proprio che poi con la pluralità di fonti che ci sono, di persone che devono parlare di calcio e la Esatto, sì. necessità di polarizzare, si sta acuendo tutto sempre di più in maniera enorme. Quindi ogni partita diventa finale, decisiva. Finisce una partita, non analizzo quello che è successo, mi proietto già cosa succederà alla prossima, cosa succederà a fine stagione. C'è una polemica, allora io devo difendermi alzando ulteriormente la voce. Queste sono dinamiche che chiaramente rendono il tutto ancora più complicato e questo, Simo, ha portato, secondo me, anche ad una questione molto evidente. Per un Inter che ha un allenatore poco mediatico, perché Simone Inzaghi è un allenatore evidentemente poco mediatico, non ha nemmeno Instagram, quindi non ha nemmeno un profilo su cui fare il personaggio,
si fa parlare il campo, e questo ha prodotto una distorsione per cui Simone Inzaghi e l'Inter di Inzaghi è molto più apprezzata all'estero che in Italia, evidentemente, perché cioè le maggiori adesso non è un tema che voglio sviluppare, però le maggiori trasmissioni parlano di Inter in Italia quando c'è la polemica e quando perdi. È un fatto, è evidente. All'estero le maggiori testate e i maggiori opinionisti, da Arri, che ha parlato pochi giorni fa, e non solo, parlano di Inter per esaltarne il gioco, e questo penso che sia il risultato più importante. Questo per me è tutto frutto della mentalità che c'è in Italia, che punta il dito prima su quello che ha perso, su perché ha perso, sulla sconfitta, e se una partita, pensa alla finale di Supercoppa, per citare anche qualcosa che ci è andata male, cosa si commentava nel post partita, al di là di noi che giustamente siamo passione Inter e tutti i canali tematici, ma le TV generaliste non parlavano tanto del Milan che ha fatto la gran rimonta, ma dell'Inter che ha perso, che si è fatto rimontare, va tutto male, va tutto schifo. È una parte del discorso. Altre volte si potrebbe valorizzare più anche il bello, e da questo punto di vista per me Inzaghi è disturbante per la mentalità italiana, perché come dicevi non abbocca alle polemiche, non fa casino social, anche quando parla con persone che palesemente ogni giorno gli parlano male è sempre molto educato, ti tratta sempre bene, e questo disturba perché non sanno come prenderlo, e poi sul campo cosa fa? Porta risultati. È devastante per molte persone, secondo me. Non siete ancora pronti, non siete ancora Eh. pronti per questo. Ti chiedo, Simo, invece, se siamo pronti per vedere qualcuno risalire un po' la china. In che senso? In questa Inter, diciamo, allora, si è parlato, loro hanno parlato, non noi, perché abbiamo detto più volte del discorso delle 2 rose dell'Inter. È sempre stato un discorso che allenatori più mediatici e personaggi anti-interisti hanno portato avanti per dire: se l'Inter perde ha fatto schifo, se l'Inter vince ha fatto il minimo. E questa è una narrazione che noi abbiamo smontato sempre, perché ditemi chi di noi all'Inter ha detto l'Inter ha 2 rose. Si è sempre detto l'Inter ha dei titolari, ha dei cotitolari, con qualcuno più vicino a quel livello e altri un po' più lontano. C'è da dire che quest'anno diversi di questi che dovevano essere dei cotitolari e che dovevano fare un salto di qualità, fino a qua hanno deluso o non hanno confermato quelle aspettative. Io ci metto dentro dai 2 nuovi acquisti che dovevano alzare il livello, come Taremi e Zielinski, e non lo hanno fatto ancora per adesso. Ci metto dentro Frattesi, che ha avuto un'importante involuzione anche con tutto quel caso di mercato. C'è Aslani, che doveva fare un ulteriore salto di qualità e non lo ha fatto ancora. Tra questi giocatori qua, Simo, anche Arnautovic, Correa, che rimangono un pochino dietro le quinte, secondo te quale può essere un giocatore che da qui a fine stagione si gioca tanto e potrebbe essere una chiave per svoltare l'Inter in vista della volata finale? Ma se la restringe a questo aspetto in particolare, mi viene in mente solo un nome, che è Frattesi, perché si gioca tanto per il futuro, perché fino a pochi mesi fa, anche se giocava poco, era sempre tranquillo, se ne parlava sempre bene, poi c'è stata la bomba di gennaio dove sembrava dovesse andare via, e quindi in questi mesi non sappiamo intanto se lui voglia rimanere, ma ipotizzando che sia così, si gioca tanto, perché deve anche cominciare a dimostrare. E poi, proprio perché ci manca Zielinski per infortunio, può essere la chiave, perché sicuramente giocherà di più. Ad aprile non c'è una singola settimana senza una partita infrasettimanale, quindi per forza di cose avrà minuti e deve cercare di farsi trovare pronto inevitabilmente. Quindi ti direi lui. Poi tutti gli altri che hai citato, che hanno fatto tra il malino e il maluccio e il malissimo, ovviamente anche loro, però poi lì dipende da tanti elementi. Sì, diciamo che non ci fosse stato l'infortunio, l'uomo sarebbe stato Zielinski probabilmente, perché è il giocatore con la maggiore qualità in assoluto, e per me, lo dicevo l'anno scorso di questi tempi e lo ribadivo a inizio stagione, era l'uomo che avrebbe potuto insidiare la titolarità di Mkhitaryan, ma per ora non l'ho ancora mai fatto concretamente. Questo infortunio, che lo riporterà all'Inter tra fine aprile e inizio maggio, chiaramente complica ulteriormente le cose, quindi non possiamo aspettarci da lui questa svolta finale. È inevitabilmente Frattesi l'uomo, perché Frattesi è l'uomo che ha gol nei piedi, e l'Inter la fase difensiva l'ha sistemata dopo qualche sbandamento nella prima parte di stagione. C'è un Pavard pure che secondo me deve crescere di livello quest'anno, anche se l'altro giorno non ho condiviso i 5,5 che ho visto nella partita contro l'Atalanta, perché Lookman gli è partito una volta probabilmente, non di più, e anzi per me Pavard, per gli equilibri che dà difensivamente è molto sottovalutato, però quest'anno è ancora distante da quel livello che mi aspetto e che so che può dare. Però ecco, difensivamente ci siamo sistemati. Recuperato Acerbi, che è tornato ad altissimo livello. De Vrij speriamo anche lui di averlo al top subito dopo la sosta.
Frattesi ti può dare quei gol anche con quelle caratteristiche diverse, perché è di fatto l'unico giocatore che ti può tirar fuori un gol da un'azione, da un'imbucata un po' estemporanea, mentre con gli altri deve passare molto di più dal gioco o dai calci piazzati, che ormai è diventata la nostra arma numero uno, come diciamo spesso. Però sono d'accordo su Frattesi. In questo senso, Simo, andiamo in chiusura dicendo anche contro Atalanta sicuramente, ne abbiamo parlato all'inizio settimana, l'Inter si è preparata bene anche perché col Feyenoord aveva potuto, diciamo, gestire un ampio vantaggio. Da adesso, appena torneremo da questa sosta, affronteremo 9 partite, ma ci auguriamo 10 dal 30 marzo al 30 aprile. 10 perché vorrebbe dire essere in semifinale di Champions e la gara di andata si giocherebbe tra il 29 e il 30 aprile. Significa non poter fare troppi calcoli, troppi ragionamenti, non poter fare troppa, diciamo, anche rotazione, turnover. Detto che l'Inter affronterà fortunatamente anche delle trasferte non troppo lunghe, almeno questo ci è andato bene, tra Bologna, Parma, Monaco di Baviera, quindi si resta abbastanza in zona. Ti chiedo, quanto entusiasma intanto un calendario così pieno? Seconda cosa, secondo te la testa, grazie a queste partite, riuscirà a sopperire alla stanchezza e alle gambe? Oppure è un Inter che è arrivata programmando questo marzo e questo aprile e quindi esploderà come condizione? Ma forse tutte e due, nel senso che da un lato abbiamo notato in maniera secondo me abbastanza chiara tra Monza e Atalanta che alcuni giocatori nello specifico sono apparsi molto più brillanti dal punto di vista fisico. Su tutti cito un Cialanoglu che fino a qui per esempio è stato un'altra secondo me delle mezze delusioni in una stagione piena di infortuni dove continuità non l'ha mai trovata, eppure in queste due partite ha mostrato miglioramenti, anche Thuram per esempio che era in una fase non felicissima. Quindi in parte secondo me è stato programmato, in parte la testa inciderà molto perché secondo me, io in questi giorni pensavo per esempio a quella fase di inizio anno solare 2022 mi pare, il primo anno di Inzaghi insomma, dove l'Inter ha nel giro di un mese tantissime partite difficili in campionato, c'ha la doppia sfida con Liverpool in Champions, se non sbaglio fa Napoli-Atalanta di fila in campionato e lì prova a fare tutto, però evidentemente la squadra non era pronta dal punto di vista mentale, quindi è andata su di giri, tra virgolette, in negativo, e poi c'è stato il famoso periodo dei 7 punti in 7 partite, forse proprio per una condizione che non c'era. Oggi invece vedo un Inter più consapevole e anche mentalmente più pronta all'eventualità di arrivare a questo punto con questa prospettiva, perché il fatto che si continui a citare sta cosa del triplete, al di là del fatto che molti anti-interisti lo dicono un po' per puntare il dito, però anche la squadra comunque qualche volta l'hanno chiesto a Lautaro post Atalanta, l'hanno chiesto a Marotta e loro non è che ridono, certo chiaramente non si espongono giustamente, ci mancherebbe, però ti fa capire che secondo me un minimo nella testa dei giocatori c'è questa cosa e quindi questo vuol dire che comunque l'hai preparata a livello psicologico, sono giocatori anche più maturi, eccetera, eccetera. Quindi io non ho grandi preoccupazioni da questo punto di vista. Dopodiché sono giocatori forti, però sono esseri umani, hanno anche loro due braccia, due gambe, un fisico, quindi quando poi c'hai doppia sfida col Bayern, doppio derby, vai a Bologna, insomma non è facile, quindi qualche infortunio o semplicemente qualche fatica di troppo può sempre capitare, però come dicevo prima ci siamo costruiti il terreno perfettamente per l'ultima sosta dove noi tifosi soprattutto, non tanto loro, tiriamo un bel respiro, riempiamo i polmoni di aria e ci abbiamo un mese e speriamo 2 pieno di partite belle e potenzialmente decisive. Ma sogniamo, cavolo. Siamo qui, ce l'abbiamo davanti, proviamoci. Chiosa, non poteva esserci chiosa migliore, Simo. Sottoscrivo tutto. Mi è piaciuto molto il tuo passaggio sulla convinzione dei giocatori dell'ambiente dentro l'Inter. Non siamo abituati noi ad avere un Inter con questa mentalità, probabilmente, perché Esatto. arriviamo dalla Banter era, arriviamo dagli scudetti sfuggiti e dallo scudetto della seconda stella, che per noi era il massimo obiettivo, arrivare alla seconda stella prima degli altri. E quindi ci siamo costruiti come squadra questa mentalità. Fuori dalla squadra forse dobbiamo ancora arrivarci, o almeno non tutti, ecco, chiaramente generalizzo un po', ma non parlo per tutti, chiaramente. Per cui sono molto d'accordo con te e allora
Io sono curioso di leggere i vostri commenti che riporterete qui sotto in base a quelle che sono state le nostre riflessioni, se siete d'accordo con noi, con questa riunione redazionale che abbiamo fatto in live con il nostro Simone, mettiamola così. Aspettiamo i vostri commenti qui sotto, le vostre aspettative, quanto siete carichi per questo finale. Noi tanto, almeno io tantissimo, e quindi non vediamo l'ora di commentare partita dopo partita. Noi il cerotto non ce lo vogliamo togliere, vogliamo fare piano piano fino alla fine. Grazie Simo. Grazie a te, grazie a tutti. Mi raccomando, vi aspetto nel club di Passione Inter, dove tutti i giorni ci sentiamo e discutiamo di questi argomenti e non solo, anzi questi contenuti spesso nascono proprio nel club di Passione Inter, quindi in descrizione trovate il link per entrare a far parte del club. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, dobbiamo volare verso gli 80.000 e ci risentiamo in un altro approfondimento che trovate nel link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.